Io sono Francesco Cancellato, direttore di fanpage.it, e questo è Direct, il podcast in cui cerchiamo di analizzare le cose che accadono assieme. Partiamo, come sempre, dalle domande. Oggi dalla domanda di Marco. Perché non si affronta mai il discorso del referendum sulla cittadinanza previsto per giugno? Già, perché? In effetti, in generale, nel dibattito politico e sui media si sta parlando pochissimo di questo referendum, uno dei 5 quesiti su cui saremo chiamati ad esprimerci i prossimi 8 e 9 giugno. E allora, già che ci siamo, parliamone. Perché indipendentemente da come la pensiate sul tema, e ora ci arriviamo tranquilli, è sempre una sconfitta quando le persone non vanno a votare perché non sono abbastanza informate per esprimersi. Tanto più su un tema fondamentale per ogni paese al mondo come quello della cittadinanza. Andiamo al dunque, quindi. Cosa dice il quesito? Allora, vi risparmio il testo che ha scritto un burocratese e vado alla sostanza. Di fatto, il referendum chiede di abrogare la norma che nel 1992 ha aumentato a 10 anni il tempo di residenza in Italia richiesto a uno straniero non comunitario che vive regolarmente in Italia per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Partiamo da lì, dal 5 dicembre del 1992, il giorno in cui il Senato ha approvato la legge sull'immigrazione che oggi il referendum vuole parzialmente abrogare. 2 giorni dopo sarebbe stato firmato a Maastricht il trattato che farà nascere l'Unione Europea. Mentre Mario Chiesa quel giorno ha iniziato una delle sue ultime giornate da presidente del Pio Albergo Trivulzio. Ancora non lo sa, come in Mare Fuori, che mancano 11 giorni al suo arresto e all'inizio di quel terremoto chiamato Mani Pulite, che farà crollare tutto o quasi il sistema politico italiano. Ma quel giorno, quel 5 dicembre del 1992, tutti in Parlamento sanno che tra 2 mesi, il 5 aprile, ci saranno nuove elezioni. È un'Italia strana quella del 5 febbraio 1992. È un'Italia che s'appresta a diventare Europa, sì, ma che nei mesi precedenti ha conosciuto il resto del mondo e qualcosa a cui non era mai stata abituata: l'immigrazione. Colpa, si fa per dire, del crollo dei regimi socialisti dell'Est Europa, che aveva portato milioni di europei dell'Est a riversarsi in Occidente. In Italia in realtà il saldo migratorio è positivo dal 1970, ma c'è un giorno che segna un prima e un dopo. È l'8 agosto del 1991, il giorno dello sbarco del mercantile Vlora, carico di 20.000 cittadini albanesi, al porto di Bari. Quel giorno l'Italia capisce che non è più il paese dei paesà, che emigravano in tutto il mondo in cerca di fortuna, e nemmeno più il paese delle migrazioni interne da sud a nord. Quel giorno l'Italia capisce che i confini stanno cadendo e che la globalizzazione sta arrivando, e che l'Europa, allora solo occidentale, diventerà sempre più terra d'approdo per persone in fuga dalla miseria o in cerca di fortuna da tutto il mondo. L'Italia capisce, e allora come oggi ne ha paura. Ecco perché Margherita Boniver, socialista, ministra per l'immigrazione dell'allora governo Andreotti, il 7° e ultimo governo Andreotti, si pone l'obiettivo di chiudere la legislatura con una nuova legge sull'immigrazione in Italia. Perché spiega, apro le virgolette, che nel giro di una generazione la nostra diventerà una società multietnica, multirazziale e multiculturale. O, traduco io, e allora tanto vale attrezzarsi, è il sottotesto. Oppure, traduco io, alzare le prime barricate prima che gli elettori arrivino alle urne troppo spaventati. E magari votino quei partiti, come l'allora neonata emergente Lega Nord, o come il Movimento Sociale Italiano, che poi diventerà Alleanza Nazionale e poi ancora Fratelli d'Italia, che già gridano contro l'invasione degli immigrati. Facciamo però un altro grande passo indietro, perché la precedente legge sull'immigrazione in Italia, udite udite, risaliva al 1912, quando c'erano i Savoia e Giolitti, e Benito Mussolini era ancora un socialista ed era appena stato nominato direttore dell'Avanti. In quell'Italia del 1912 si poteva diventare cittadini italiani se il proprio padre era nato in Italia, o si poteva chiedere di diventarlo, naturalizzati, dopo 5 anni di residenza nel paese. Segnatevi questo numero, 5. Maglie larghe, vista con gli occhi di oggi. Ma l'abbiamo detto prima, era un'Italia diversa, un paese poverissimo in cui nessuno voleva andare ad abitare e anzi, da cui la gente se ne scappava. Torniamo al 1992. Boniver e Andreotti, quelle maglie le stringono parecchio. Riaffermano innanzitutto il diritto di sangue, lo ius sanguinis, come criterio base per definire la cittadinanza. Sei italiano se tuo padre e tua madre sono italiani, ovunque siano nati,
E questo è un bel regalone elettorale per gli italiani all'estero, grandi elettori di DC e PSI in vista delle elezioni del 5 aprile. Soprattutto però rendono molto più difficile diventare cittadini italiani agli stranieri residenti non comunitari. Non sarebbero più serviti 5 anni di residenza continuativa, bensì 10 per diventare italiani. Ma perché c'è chi vuole cambiare questa legge? Il primo punto è che sono passati 33 anni da quel giorno, dal 5 febbraio del 1992, e le cose sono cambiate parecchio. Certo, l'immigrazione è sempre qualcosa di cui la società ha molta paura, ma nello stesso tempo tantissimi ragazzi nati da genitori stranieri frequentano le scuole italiane. Tantissimi di loro lavorano, tantissimi hanno fatto nascere qua in Italia i loro bambini. Parliamo più o meno di 5 milioni di persone, un residente in Italia ogni 10. Che piaccia o meno, sono un pezzo enorme del nostro paese, che pagano le tasse, esattamente come i cittadini italiani, ma a cui sono precluse tantissime cose. Qualche esempio? Senza cittadinanza non possono votare alle elezioni, non possono accedere a numerosi lavori pubblici, faticano a ottenere contratti di lavoro stabili e condizioni di lavoro dignitose e hanno più difficoltà a ottenere una casa in affitto o ad accendere un mutuo. Se queste sono discriminazioni, e lo sono, un percorso più breve per ottenere la cittadinanza potrebbe aiutare a ridurle. La seconda motivazione è che 10 anni non sono solo troppi, ma in molti casi significano mai. Il motivo sta in 3 parole: residenza fissa continuativa, quella che le persone straniere che vogliono ottenere la cittadinanza per naturalizzazione devono mantenere per 10 anni con la legge attuale. Ecco, magari nel 1992 era più semplice, non lo sappiamo. Sicuramente oggi è un po' più complicato. Pensate alle persone che hanno vissuto dei periodi in strutture d'accoglienza, oppure a chi si trova a doversi trasferire per qualche mese o per qualche anno all'estero per motivi di studio o di lavoro, o agli studenti che fanno un Erasmus, o alle persone con contratti in subaffitto che non riescono a trasferire la residenza ufficialmente, o banalmente a chi subisce gli errori e i ritardi delle anagrafi. Basta un cambio di residenza registrato con qualche mese di ritardo per creare quello che si chiama un buco residenziale, che può risultare fatale per il riconoscimento della cittadinanza. In tutti questi casi, ogni volta che succede, si torna alla casella 0 e bisogna ricominciare da capo, come al gioco dell'oca. Terza motivazione: nel frattempo, in molti paesi d'Europa sono anche cambiate le normative, con lo scopo di accompagnare il cambiamento della società. Prendiamo 3 paesi che conosciamo bene. In Francia, la cittadinanza è riconosciuta ai nati sul territorio da genitori stranieri che abbiano vissuto stabilmente nel paese per almeno 5 anni. In Germania, la cittadinanza è riconosciuta ai figli di stranieri purché almeno uno dei 2 risieda legalmente nel paese da almeno 8 anni. In Spagna, invece, basta risiedere legalmente per 1 anno prima di poter richiedere la cittadinanza. L'Italia è rimasto uno dei pochissimi paesi con una soglia così alta. Quarto motivo: perché quando i genitori diventano cittadini italiani, anche i loro figli lo diventano. E con l'abbassamento del periodo di residenza, da 10 a 5 anni, sarà molto più semplice e veloce anche per loro diventare italiani senza aspettare la maggiore età. Cosa che oggi, con i 10 anni, a cui si devono aggiungere altri 2 o 3 anni dalla presentazione all'accettazione della domanda, molto spesso avviene. E chi non la vuole cambiare questa legge? Beh, chi non la vuole cambiare ha altre motivazioni. Pensa che la legge attuale vada benissimo, o come dice Meloni che 10 anni siano un tempo congruo, e motiva questa scelta con un dato: siamo il paese europeo che concede più cittadinanze, quasi 1,5 milioni nei 10 anni tra il 2013 e il 2022, più di Spagna, Francia e Germania. Vero, ma fino a un certo punto. Perché se rapportiamo questo dato al totale della popolazione residente siamo il 5º paese in Europa, dietro Svezia, Lussemburgo, Belgio e Spagna. E poi, perché questo non dipende da norme che non sono severe o restrittive, ma dal fatto che evidentemente ci sono tanti residenti nel nostro paese che vogliono essere italiani. Banalmente, che vogliono smettere di sentirsi ospiti, spesso non graditi, in quella che è nei fatti casa loro. Per farla breve, se pensate che una persona che risiede continuativamente in Italia da più di 5 anni, ma meno di 10 anni, debba avere i vostri stessi diritti da cittadino, votando sì, avete una buona occasione per dargli quei diritti. Se pensate invece che in fondo vada bene così, che la cittadinanza è un club che deve rimanere il più possibile esclusivo, che chi non nasce con sangue italiano se la debba sudare, votando no, avete una buona occasione per ribadire il concetto. Forse l'unica cosa che non ha molto senso fare
è non informarsi e non andare a votare. Perché il diritto di andare a votare a questo referendum, e a sto giro forse va ribadito, ce l'avete proprio perché siete cittadini italiani. Per oggi è tutto. Direct è un podcast esclusivo dedicato agli abbonati di Fanpage, ma questa settimana abbiamo deciso di regalarti la puntata. Per ascoltare le altre e farmi la tua domanda, abbonati a Fanpage.